Una folgore in un bellissimo cielo, colorato di un impossibile verde. Evidentemente il pittore qui non racconta la realtà, la interpreta. Quindi d'ora in poi tutto quello che vedrò potrà essere un simbolo. Le fronde degli alberi sembrano doversi animare da un momento all'altro, scosse da improvvise raffiche. Ma intanto il panorama immobile racconta la quiete prima della tempesta. L'acqua quasi ristagna. Il borgo, fatto di torri, palazzi, chiese, pare abbandonato. Le finestre chiuse o socchiuse. Le costruzioni abitabili sono tutte sulla riva destra del fiume. A sinistra solo ruderi e rovine. E mentre la natura si prepara alla tempesta, scopro che qualcuno non è al riparo. Anzi, evidentemente non ha un posto dove andare, perché aspettando il temporale, questa donna si è fatta una mantellina con un drappo, l'unica cosa che la copre. E copre anche il neonato che sta allattando. La folgore è una donna con un bimbo, indifesi e nudi. Che contrasto. Il tutto a 2 passi da un borgo, dove si potrebbe cercare ospitalità. Se questa donna non lo fa, forse non può. Allora è un intoccabile, un'esclusa. Infatti lo sguardo racconta un'amara disillusione, quasi un rancore. E c'è un uomo che scopro, con un'asta in mano, dalla parte di là del fiume, quella dei ruderi. Potrebbe con un balzo saltare il rigagnolo, ma non solo non lo fa, anzi, sembra guardare con derisione la donna. Forse addirittura sta controllando che non si muova da lì. Lei di sicuro non lo considera. Tutto in questo quadro comunica inquietudine e mistero. Le forze della natura, l'indifferenza della comunità, l'ostilità dell'uomo che resta dall'altra parte del guado. Tutto incombe su questa donna che ha da sfamare un innocente. Aspetta il colpo e non sa se arriverà dalla natura o dall'uomo. Improvvisamente tutto mi sembra una metafora del mio tempo. Un tempo di madri insufficienti e padri distanti. Un tempo in cui un'umanità impaurita, impoverita e indifesa aspetta una tempesta senza sapere dove ripararsi, senza altra consapevolezza se non che il peggio deve ancora venire. Mentre il suo simile è lì, a sorvegliare che non reagisca, perché quando l'acqua salirà, nell'arca ci sarà posto solo per lui. Forse i 500 anni trascorsi da quando Giorgione dipinse questa allegorica tempesta non sono davvero mai passati, se quell'umanità e questa vivono la stessa, vibrante, impalpabile inquietudine. Giorgione, La tempesta, 1507-1508.